Usiamo essere o stare in italiano. A volte questi verbi possono creare un po' di confusione, ma non preoccuparti perché ti aiuto io. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi parliamo delle differenze tra essere e stare in italiano e capiamo quando usare essere e quando usare stare. È un argomento un po' complesso, anche perché ci sono delle eccezioni, ci sono dei casi particolari. Io sto studiando lo spagnolo e sbaglio sempre in spagnolo, anche se so la regola, molto spesso la sbaglio. Questo anche per farti capire che con questa lezione voglio darti degli esempi concreti, con un contesto, così puoi ricordare meglio le regole. Però mi raccomando, ascolta tanto l'italiano, perché se ascolti tanto l'italiano, usare queste regole diventerà più naturale, diventerà un'abitudine. Iniziamo subito da essere e vediamo quando si usa essere, che in italiano è molto più comune. Quindi usiamo molto più spesso essere rispetto a stare. Prima di tutto usiamo essere per dire che qualcosa esiste, però nelle forme c'è o ci sono. Per esempio, c'è un gatto nella stanza, cioè esiste un gatto nella stanza. Poi usiamo essere per indicare il possesso, quindi per dire che qualcosa è mio, tuo, eccetera. Per esempio, questo libro è mio, questo libro è mio, cioè è in mio possesso. Usiamo essere anche per indicare l'origine di una persona con un aggettivo di nazionalità. Per esempio, loro sono spagnoli, io sono italiano. O usiamo essere anche per le professioni. Mia sorella è una dottoressa, io sono un professore di italiano. Ora, prima di passare ad altri usi di essere, voglio dirti che abbiamo preparato per te un fantastico PDF con gli esercizi su essere e stare. A volte più della spiegazione, una cosa che può aiutare tantissimo è fare gli esercizi. Quindi guarda tutto il video e poi fai gli esercizi che abbiamo preparato per te, anche per vedere se hai capito. Nel PDF troverai prima gli esercizi e poi le soluzioni, così puoi correggere il tuo lavoro. Puoi scaricare il PDF scannerizzando questo QR code che vedi qui sullo schermo o cliccando sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento. Inserisci il tuo nome, la tua email e ti invieremo questo fantastico PDF. Ora andiamo avanti e parliamo ancora di essere, che usiamo per descrivere qualcosa o qualcuno. Quindi per descrivere delle qualità di una persona, di un oggetto. Per esempio, Giulia è una ragazza vivace. Sto descrivendo il carattere di Giulia. È una ragazza vivace. Maurizio è un uomo gentile. Sto descrivendo il carattere di Maurizio, che è gentile. Il libro è rosso. Sto descrivendo una qualità del libro. Questo caffè è amaro. Bevo il caffè, è amaro. Quindi ho bisogno di aggiungere un po' di zucchero. Anche se a me il caffè piace amaro, Non mi piace il caffè con lo zucchero. O sto mangiando le lasagne al ristorante e dico al cameriere: queste lasagne sono buonissime. Sto descrivendo una qualità delle lasagne. Attenzione, sono buonissime. Sto mangiando le lasagne e dico sono buonissime. Poi usiamo essere anche per descrivere le nostre emozioni. Per esempio, oggi sono felice. O vedo che tu, che stai guardando il video, sei un po' strano, un po' strana, e dico, sei arrabbiato? Sei arrabbiata? Perché è un'emozione. Usiamo essere anche per descrivere lo stato di alcuni luoghi o oggetti. Per esempio, pensiamo a una finestra. La finestra come può essere? Aperta o chiusa. Quindi qui sto indicando lo stato della finestra. Usiamo sempre essere. La finestra è aperta, la finestra è chiusa. O pensiamo a un negozio. Come può essere un negozio? Beh, il negozio può essere aperto o chiuso. È aperto e chiuso. O per esempio una strada senza luci. Com'è? È buia. Quindi, come vedi, usiamo essere anche per descrivere lo stato
stato di alcuni luoghi, alcuni oggetti. E un'altra cosa molto importante, usiamo essere anche per indicare la posizione di qualcosa. Per esempio, la farmacia è vicina o il parco è lontano. O per esempio Milano è in Lombardia, quindi la Lombardia è la regione dove si trova Milano, dove è Milano. O per esempio sono in bagno, sono in cucina con le stanze della casa per indicare la mia posizione nella casa. O sono in palestra. Quindi quando vogliamo indicare la posizione di qualcuno o qualcosa usiamo essere. E adesso vediamo quando usare stare. Beh, prima di tutto nella prima frase che impari in italiano. Come stai? Sto bene, sto male. Quindi quando chiediamo a qualcuno come sta, usiamo stare. E si risponde con stare. Sto bene, sto male, eccetera. Usiamo stare anche per descrivere la posizione fisica di una persona. Per esempio, ora sto seduto. Però se mi alzo sto in piedi. Anche se, questo ti dico la verità, è un caso un po' particolare. Perché potremmo anche dire essere. Posso anche dire che ora sono seduto, o se mi alzo sono in piedi. Ma qual è la differenza? È un po' difficile. La differenza è molto sottile. Diciamo che quando io dico sono in piedi, sto semplicemente descrivendo come sono. Sto descrivendo una mia qualità, che sono in piedi. Se invece dico sto in piedi, è una scelta. Quindi sto proprio indicando l'azione di stare in piedi. Non sto descrivendo il fatto che sono in piedi. Però diciamo che tutte e due funzionano. Un caso particolare è quando sono sull'autobus, sono seduto, sto descrivendo come sono, e vedo una signora anziana davanti a me. E dico, signora, vuole sedersi? E la signora mi dice, no, non si preoccupi, sto in piedi perché scendo alla prossima fermata. Lì la signora non può dire sono in piedi, suonerebbe strano, ma dice sto in piedi perché lei sta attivamente scegliendo di farlo, non sta descrivendo il suo stato, ma sta descrivendo l'azione di stare in piedi perché tanto tra poco deve scendere dall'autobus. Quindi come vedi la differenza è sottile. Usiamo il verbo stare anche al posto di rimanere o restare, quindi per indicare che rimaniamo in un luogo. Per esempio, sto a casa tutto il pomeriggio, cioè resto a casa tutto il pomeriggio. E ora ti voglio mostrare un caso particolare proprio legato a questo. Per esempio, una mia amica mi chiama, iniziamo a parlare e poi mi dice sono a casa di mia sorella. In questo caso cosa capisco io? Con la mia testa italiana che non pensa alle regole grammaticali. Io capisco che questa mia amica mi sta chiamando dalla casa di sua sorella. Quindi semplicemente sono a casa di mia sorella significa che questa mia amica si trova in questo momento a casa della sorella. Se invece la mia amica mi chiama, iniziamo a parlare, ok? E poi mi dice sto a casa di mia sorella, che cosa significa questo? Non è che la sua posizione è a casa della sorella, ma che lei sta passando del tempo a casa della sorella, è ospite della sorella, forse si ferma per il weekend dalla sorella. Quindi, sono a casa di mia sorella significa che in quel momento la mia amica si trova a casa della sorella. Ma se dice sto a casa di mia sorella significa che resta, alloggia a casa della sorella. Io per esempio posso dire e cosa fai questo weekend? Sto a casa di mia sorella, non ci vediamo da un po'. Cioè resta, alloggia, è ospite a casa della sorella. Questa è una grande differenza, sottile, però una bella differenza. E ora, io non voglio confonderti, però su questo punto devo perdere un po' più di tempo, perché in realtà queste regole al sud potrebbero cambiare completamente. Forse in realtà ti direi anche centro-sud. Infatti abbiamo questa abitudine, lo dico anch'io perché sono pugliese, quindi vengo dal sud,
abbiamo questa abitudine di usare il verbo stare anche per indicare la posizione. E questa secondo me è un'influenza diretta dallo spagnolo. Infatti noi al sud abbiamo un po' di abitudini linguistiche che ci portiamo dalle dominazioni spagnole che abbiamo avuto. Pensa che al sud si usa molto spesso il verbo tenere al posto del verbo avere. Tengo fame invece di ho fame. Questo è un fenomeno linguistico molto interessante. E lo stesso con stare. Cioè, se tu mi chiami e mi dici Stefano, dove sei? Io, se non sto parlando in modo controllato, potrei dirti sto a casa. Sto a casa, che non significa resto a casa, ma sono a casa. Quindi uso stare per indicare la mia posizione. O non trovo gli occhiali e ti dico dove stanno i miei occhiali? Li hai visti? Questo in italiano è sbagliato, è un errore, molto diffuso però al centro-sud. Quindi quello che ti dico è impara la forma corretta, che ovviamente è essere, soprattutto se parli spagnolo, perché potresti confonderti con la tua lingua. Si dice sono a casa, non sto a casa, a meno che non vuoi dire che resti a casa tutta la sera. Si dice dove sono i miei occhiali, non dove stanno i miei occhiali. Questa è la forma corretta più diffusa in Italia. Però, se vieni al centro-sud, potresti sentire anche stare. Quindi io te lo dico perché io ti insegno l'italiano reale. Perché poi se vieni in vacanza in Puglia, se vai in vacanza a Napoli e senti il verbo stare, sei confuso, no? Dici, ma come? Ma Stefano mi ha detto una cosa diversa. No, io ti dico tutto, però tu devi sapere che la forma corretta è essere. Dove sono i miei occhiali, sono a casa, eccetera. Però potresti sentire anche stare. E usiamo stare anche quando parliamo del comportamento. Questo molto spesso succede all'imperativo, per esempio stai zitto, cioè stai in silenzio, che è un po' maleducato. O stai attento, o stai calmo, stai tranquillo. In questi casi usiamo il verbo stare. Però attenzione, perché con questi aggettivi, per esempio tranquillo, possiamo usare anche essere. Io posso dire che tu sei tranquillo, che significa che tu sei una persona tranquilla. Cioè, io ti sto descrivendo una tua qualità. Se invece ti dico stai tranquillo, ti sto dicendo, come ti devi comportare, che è diverso. In quel caso tranquillo non è una qualità, ma è un comportamento. Capisci? E poi abbiamo alcune espressioni particolari, come per esempio come mi sta questo vestito? Ti sta benissimo. Cioè questo vestito sta molto bene su di te. Sei molto bello, molto bella con questo vestito. O ti sta male, cioè no, non sei bello o bella con questo vestito. E per finire ricorda queste due strutture importanti. Stare più gerundio. Per esempio, sto mangiando, quindi il nostro presente progressivo per dire quello che stiamo facendo in questo esatto momento, o anche stare per più infinito. Per esempio, sto per uscire, che significa che sto per fare un'azione imminente. Cioè, se io dico sto per uscire, significa che tra 2 secondi esco. Quindi ti sto parlando di un'azione che avverrà nell'immediato, cioè tra pochissimo tempo. Quindi spero che adesso tu abbia un'idea un po' più chiara di quando usare essere e quando usare stare, ma non dimenticare di fare gli esercizi che abbiamo preparato per te. Quindi scannerizza il QR code o clicca sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento per scaricare il PDF. E se questo video ti è piaciuto e ti ha aiutato, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché anche se è un piccolissimo gesto per te, per noi è davvero molto importante, perché ci aiuta a far crescere il canale e quindi insegnare l'italiano a più studenti e studentesse come te in giro per il mondo. E se non vuoi perdere i video futuri, non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanellina. Noi come sempre ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!